Quanto tempo è passato? Tanto tempo, addirittura qualche mese dall'ultimo sermone. Adesso è novembre, c'è una temperatura altissima, penso 15 gradi. Ah no, ci sono, non è che mi sono nascosto. Si sente anche il rumore delle foglie. Bello però, l'autunno. Le foglie che si colorano, comincia a fare più freddo. Qui in pianura purtroppo arriva la nebbia, è inevitabile. Però quest'anno ci sono 15 gradi, non è mai successo. È caldissimo, sembra di essere in primavera. Ci sono alcune piante in giardino che addirittura hanno come dire, l'istinto primaverile, stanno come per rinascere. Questo, è brutto dire la parola, non è normale. Chi definisce cosa è normale e cosa non è normale. Però in effetti io non mi ricordo un altro periodo così. E sì, qualcun altro che ha più scienza di me ha identificato per certo che sulla nostra Terra la temperatura è aumentata di 1 grado. Direte voi, ma cosa vuoi che sia 1 grado? Poca roba. Però quello che mi fa più specie a me è un pensiero che ho fatto ieri sera. Mi sono detto, dunque, casa mia, quando accendo il riscaldamento, per raggiungere la temperatura migliore, 19 gradi diciamo, no? Siamo ecologisti, non andiamo oltre, ci vuole tempo. Devo accendere un bruciatore, devo bruciare dei gas, insomma devo aspettare una giornata finché finalmente la temperatura raggiunge questo limite. Mi fa veramente impressione pensare che qualcuno abbia acceso il riscaldamento della Terra, quindi è andato giù, ha acceso il gas, ed è riuscito a scaldare tutta la Terra di 1 grado, oltre a quello che normalmente è stato negli ultimi X anni. Vi rendete conto quanto è grande la Terra? Ma quanto hanno dovuto bruciare per far questo? E poi, a che cosa è servito? È cresciuto il benessere? Stiamo tutti meglio? L'aria è più pulita? Mangiamo meglio? Che ne so. Potrei aggiungere una sfilza, ma sì, forse in certi ambiti si sta meglio. Chi ha più soldi ne ha più di prima, chi ne ha meno non ne ha, ma non ne aveva neanche prima, perché si deve preoccupare? La sua situazione al limite è peggiorata, ma uno che è giù per terra sa che più per terra di così non può andare, quindi è pronto a tutto. È più difficile che quando uno è su, cadere giù, è lì una sofferenza, è abituato a star bene e poi improvvisamente ti ritrovi messo male, non si sta con le braccia consette, non è educato. Questa è una situazione veramente incredibile. Incredibile perché io continuo a sentire, e vi dirò, questo è un sermone incazzato, sì. Il termine è un po' forte, ma oggi sono veramente incazzato, perché continuo a sentire persone che dichiarano e dicono, grandi esperti, la crescita, il PIL, questo PIL che se lo piglio un giorno o l'altro nel chiaroscuro gli faccio una cosa che voi non potete neanche, no, immaginate, ma gliela faccio di più. Ma per quale straordinario motivo noi dobbiamo continuare a crescere? Cioè l'economia deve continuare a crescere. È stupido, ma è di una talmente grande stupidità che se prendo un bambino di 3 anni e dico scusami, ma secondo te è normale che il tuo cane cresca all'infinito? Cioè oggi è un bel cucciolotto. Tra 1 anno è alto 1,80 m, tra 3 anni è 6 metri e alla fine non lo vedi più perché scompare dietro una nuvola. No, cioè mi dirà, Stefano, non dire fesserie, a me mi piace il cucciolo, se resta piccolino è meglio quando cresce, così me lo porto in giro, è meno impegnativo, è più facile da tenere, la mamma non me lo butta fuori. Il nostro mondo no, il nostro mondo i cuccioli crescono all'infinito, i cuccioli sono l'economia, Le nazioni, le nostre nazioni, che sono dei cuccioli, perché vanno accuditi, bisogna dargli da mangiare, eccetera, eccetera,
cresce continuamente, perché se no il nostro sistema economico crolla. C'è qualcosa di malato in tutto questo. Io penso, credo di non essere l'unico a pensare questo, che non è importante quanto si cresce, ma è importante, anzi, consumare il meno possibile, o quantomeno fare un consumo intelligente, in maniera da rinnovare quello che noi consumiamo, migliorare la vita e cominciare a cambiare modo di pensare. Cominciamo da un dato fondamentale, che è quello dell'inquinamento. I vari paesi del mondo fra poco si riuniranno a Parigi, beati loro, e discuteranno cosa fare, perché noi abbiamo già detto che per il 2050 buttiamo giù l'80% dell'inquinamento, no, dico l'80, mica robina. Quanti ne abbiamo? Oggi cos'è? Novembre 2015, 2050, ho 54 anni, sono già fuori. Però non basta, non è quella la logica, cioè non è il concetto che io abbatto l'inquinamento e risolvo tutti i problemi, o perlomeno solo una parte, è il modo di pensare, cioè la crescita infinita, il PIL, il fatto di essere sempre in positivo è una... Non si è sentito l'audio, ma volevo dirla proprio così, è una picchiata, non esiste. Quindi i casi sono due: o chi ci comanda è deficiente, ma non lo è, perché ha studiato mia università, fa il politico da una vita, insomma, gira i salotti buoni, gente che non è mica così, c'ha il gemello d'oro qua, oi. Oppure c'è qualcosa che mi sfugge. Allora i rimbambiti siamo noi, cioè quelli che non girano coi pulsini tot carati, che non hanno studiato tanto, ma che però se c'è da riparare qualcosa lo sanno anche fare, e che però non si rendono conto che questi signori continuano a dire e raccontarci le favole. Sì, perché questo è un mondo ricco di favole. C'era una volta, tanti anni fa, un'economia che riusciva a svilupparsi sempre crescendo, e tutti erano felici perché correvano in questi grandi centri commerciali dove all'interno c'era tanto di quel ben di Dio, che era curato, che non aveva dentro inquinanti, che non aveva... Insomma, era qualcosa che tu quando entravi dicevi: ma caspita, sono in paradiso. Poi un giorno uno cominciò a entrare in uno di quelli belli, larghi, grossi, e cominciò a contare le persone che vedeva dentro. Diceva: bestia, siamo 4 gatti. Ma tutta sta roba, ma chi è che la compra? Qualcuno la pagherà. Cioè, questo miliardi di confezioni che ci sono sugli scaffali, ma quante persone ci dovrebbero essere qua a comprare questo materiale? Poi di quelle cose che a volte tu dici: ma se io becco quello che compra questa roba, mi faccio fare l'autografo. Ma che te ne fai? Ma che cos'è? Cioè, ci sono delle cose essenziali nella vita, no? Mangiare, bere, dormire e altro che non dichiaro, ma tutto il resto è un accessorio che tu integri nella tua esistenza perché hai delle passioni. Io ho la passione del produrre contenuti, video, mi piace, no? Mi è sempre piaciuto. Ho iniziato tanti anni fa con una cinepresa a manovella, anzi la mia era quella che si caricava sotto a molla, cioè tu caricavi una molla e poi faceva questo rumore, andavi a riprendere. Che divertimento, era bellissimo, però possedevo l'immagine, no? Potevo dire: questo, cadono le foglie intanto, questo l'ho fatto io. Viene anche buio, non ci fate caso, ma questa è una puntata così. Ci sono anche le zanzare, perché novembre, ovvio, ci sono le zanzare, perché tutti sanno che a novembre ci sono le zanzare. E quindi questi signori che gestiscono il commercio, adesso c'è una battaglia in corso con i produttori di latte e le grosse multinazionali che giustamente prendono il loro latte, lo lavorano, lo rendono perfetto, cioè proprio a prova di qualunque analisi, e poi lo immettono sul mercato.
gli danno un bel 35 centesimi e lo vendono da 1 euro in su. Oh, io non sono un grande matematico, però vedo che si sono lasciati il giusto margine per sopravvivere. Peccato che quello che danno quelli non basta neanche a pagare la stalla. Cioè la stalla nel senso chi ci sta dietro, il lavoro, quella povera bestia che c'è due tette così e che non fa altro che fare latte, sempre più quantità, perché così ce lo pagano di più. No, non ve lo pagano di più, ve lo pagano sempre di meno. Allora cosa c'è? Anche qua il sistema è malato. Cioè, per quale straordinario motivo tutto questo deve funzionare sempre senza una logica, se non quella del profitto? Sono contro il profitto. No, nel senso, adesso non voglio passare, era la zanzara che si è posata qua, non voglio passare da quello che è visionario. Il giusto profitto fa bene, ti mette in buona salute, ti fa accedere alla medicina, alle cure, ti fa mangiare meglio, ti fa andare anche di corpo meglio, perché chi mangia male si sa, non lo posso dire, ma malissimo. Sì, però siamo sempre lì. Se non c'è un equilibrio, se non c'è una politica lungimirante, se non andiamo a pensare a un modello differente, questo mondo, signore e signori, dichiarazione potente, è alla fine. Quello che state vedendo, e noi siamo i spettatori di quello che sta succedendo, anzi i cronisti, perché lo viviamo sulla nostra pelle, io come i capelli grigi ancora per un po', se mi va bene, perché con quest'aria che c'è qui oggi, io sto respirando veleno, ma i figli dei figli, io non so cosa vedranno, o quale terra avranno a disposizione, se metà della terra sarà sommersa, perché la terra è un animale vivo, è un essere vivente che si modifica, che continua la sua evoluzione, non gliene frega niente delle nostre regole, c'è più di un gas o dell'altro, che gli frega? Tanto lei ruota, 1000 anni, 1 milione di anni, e che gli frega? È sempre lì. Poi un giorno il sole scoppierà e la terra non ci sarà più, ma la materia si sarà semplicemente mischiata e ci sarà un'altra terra da un'altra parte. Quindi da quel lato, quello che c'è oggi qui su questa terra è un frutto buono, è un frutto incredibile. Se pensiamo alla vita su questo pianeta e chissà su quanti altri pianeti, di cui sono certo della totale assoluta esistenza, che meraviglia. E allora quando ti fanno un regalo così, o quando sei fortunato di essere attore in questo tipo di teatro, perché devi buttarlo via? Per il piacere di pochi? Beh, sì, la realtà è quella, è il piacere di pochi. Ma questa massa, cioè io, voi e tutte queste belle persone che abbiamo intorno, miliardi di persone, ma è possibile che non hanno un po' di luce nel loro cervello? Non gli viene il dubbio di dire forse sono io che devo cominciare a cambiare? Cioè il passo non viene dai grandi governi, dalle grandi leggi, sono incapaci, non sono capaci, gli manca proprio il neurone giusto. Deve venire, sì, ormai è buio, lo so, che vedevo di, lo faccio notturno sto sermone, deve venire da noi e dalla nostra forza e il nostro coraggio. Nel frattempo che parlo, al buio, vado a accendere un po' di luce, perché si può accendere un po' di luce nella grande tecnologia. Allora accendiamo un po' di luce, vediamo un po'. Olè! Abbiamo dato parecchia luce. Non perché vedermi sia importante, ma perché almeno, insomma, non avete un fantasmino che parla. Quindi, in questo sermone pseudo-notturno, buio, in cui si capisce poco di quello che dico, oppure si capisce fin troppo, la morale è questa. Cari amici, il mio terzo sermone è un grido d'allarme, è un grido di speranza. Fate sentire la vostra voce. Registrate anche voi un video commento a questo video, oppure scrivete quello che pensate. Ma l'importante è che non restate passivi. Sono stufo, ma lo dico proprio col cuore.
di aver prodotto 1000 video, di aver fatto girare l'arte in mezzo a un mondo, di aver avuto tante persone che mi hanno visto o che hanno visto i video che ho prodotto, ma pochissime persone che hanno interagito o che hanno cercato di anche loro essere protagonisti, se non per un attimo in questo sfacelo. Siate protagonisti. La vera rivoluzione non è fatta con la politica, non è fatta con le armi, ancora peggio. Anche se a volte se c'è gente che si rigirano 5 minuti, ti pigliano lo scioppettino, cioè il fuciletto di casa e pensano di fare la rivoluzione. Non è quella, sono annunci, sono cretinate. La vera rivoluzione sta in noi. Cioè se c'è 1 miliardo di persone che cambia abitudini, cambiano economia. Se c'è 1 miliardo di persone che comincia a dire no, io quella macchina che consuma degli idrocarburi che uccidono i miei figli non la voglio più. No, io di andare al lavoro in un ufficio lontano da casa mia a 30 km per fare tutte le mattine la stessa strada come un pendolare quando potrei lavorare da casa con la strumentazione che oggi abbiamo a disposizione, non lo faccio più. Non mi interessa più di votare uno Stato, un governo, un comune, una struttura che non rappresenta determinati valori. Non ho più voglia di combattere contro i mulini a vento, perché i mulini a vento ce li mettono davanti tutti i santi giorni. 1000 tasse, 1000 pericoli, 1000 agguati, perché la nostra mente sia bella concentrata su questo e non sul resto, perché non c'è cosa peggiore, sappiate, che avere una persona pensante, di avere qualcuno che usa il proprio cervello in maniera autonoma e che sia in grado di avere delle opinioni che non siano opinioni di massa. Dice un mondo di pecoroni? Non sono pecore, sopravvivono. Ragazzi, sopravvivere è già raggiungere un traguardo. Cioè, noi siamo abituati che sopravvivere nel nostro mondo occidentale, quello... insomma, a meno che non ti capita una sfiga, insomma, ce la fai. Ma nelle altre parti del mondo non è così. Sopravvivere vuol dire alzarsi ogni mattina e dire oh che culo, sono ancora qui, oppure oggi si mangia, oppure oggi non mi picchiano, oppure ancora peggio, oggi non mi sparano. Quindi cominciamo noi, o perlomeno parte di noi che in questo mondo di fortunati, cioè sto parlando dell'Europa, dell'America, insomma di quei paesi che hanno comunque una cultura economica forte, a fare il primo piccolo passo e a cambiare il modo di pensare. Ci sono tante persone che lo stanno facendo, non è che arrivo io e ti lancio la bandierina, ma la maggior parte no, la maggior parte continua nel suo piccolo egoistico mondo, perché l'egoismo è anche frutto dell'ignoranza. Io vi direi di fare una cosa semplice. Prendete un paio di occhiali con lenti leggermente sfumate e mettetevi a guardare il vostro cielo della vostra città. Vedrete una nuvoletta, cioè una nebbiolina, un artefatto, un marroncino che si stampa regolarmente sopra la nostra testa a una certa altezza. Se poi andate in montagna e guardate una pianura, questa cosa sarà ancora più evidente. È marrone, è l'aria che state respirando. Quell'aria frutto non della macchina altrui, della vostra. Cioè voi vi siete messi un tubo in bocca, che è la macchina che guidate, che vi sta ogni giorno alzando e lo fate consapevolmente. Cioè andate lì, fate benzina, pagate il 70% dello stato di tasse, che goduria, mettete la prima, schiacciate e partite. Io stesso, perché non è che io vado a piedi, come faccio? Non ho alternative. Allora, cari signori, creiamo le alternative. Le alternative non è, tra virgolette, inventarsi tecnologie di trasporto rivoluzionarie e non dover usare la macchina. Cioè mettere nella condizione le persone di non aver bisogno di quel mezzo se non per motivi particolari. Rafforzare il trasporto pubblico, sì, anche quello però, se poi l'energia la produciamo nel medesimo sistema, non abbiamo risolto. Quindi, tagliando un po' tutto questo sermone prima che diventi
una bandiera ecologista, che non è il caso mio. Quello che volevo dirvi è che il cervello ce l'abbiamo tutti, gli occhi per guardare, le orecchie per sentire, il cuore per ansimare non ci manca, e allora accendiamo questa cosa, cominciamo a portare avanti un piccolo, grande cambiamento. Dite, mi sono rotto le... Ciao. Altro sermone, non so quando. Perché sussurro? Non lo so. È buio, è notte e le zanzare a novembre menano che un piacere. Madonna santa.